Esiste una manifestazione davvero elevata di egocentrismo, penso in questo periodo più che mai, ma ciclicamente penso che il mondo ne abbia viste tante di situazioni nelle quali l'esplosione dell'ego, un ego davvero espanso, ha creato e ha portato delle brutture davvero importanti, una bruttura, uno svilimento. La domanda è, ma che funzione ha tutto questo? Perché esiste tutto questo? Allora, sempre sono belle domande che giustamente tutti noi ci chiediamo perché in qualche modo scatta in automatico una forma di giudizio, anche di dicotomia tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, tra bene e male, tra anche vedere le persone che sono anche richiuse in se stesse e quindi tranquillamente giudicabili come non virtuose, diciamo così. Però per me questa osservazione è un'osservazione parziale, nel senso che se andiamo in profondità, ma molto in profondità, iniziamo a meditare su la realtà della vita, la realtà delle cose, ci rendiamo conto che è tutta questione di ottave. Mi spiego meglio, cioè è come se ci fosse all'interno della realtà un fil rouge, quindi un filo conduttore per ogni condizione, che semplicemente lo stesso filo conduttore acquisisce forme diverse a seconda, mettiamo così, del livello di coscienza o della quantità di evoluzione della coscienza o di energia, potremmo dire, evoluta su diversi temi. Facciamo un esempio, cioè se prendiamo per esempio l'egoico, e sul tema egoismo ne è pieno il mondo e tutti noi anche siamo dentro a delle forme egoiche, anche l'azione altruista spesso e volentieri nel nostro inconscio c'è sempre l'aspettativa che ti torni qualcosa, in qualsiasi forma del dare c'è sempre la volontà o la richiesta profonda di un ricevere. Bene, bisogna, diciamo, spezzare una lancia e dire che questo è normale, cioè l'evoluzione di un essere umano che passa diverse fasi, come il bambino che arriva all'adolescenza, incomincia a distanziarsi da tutta una serie di cose e acquisisce una sua forma attraverso anche un processo di focalizzazione egoica. Ora, l'egoismo in se stesso viene giudicato in tutte le vie spirituali, religiose come negativo. In realtà non è negativo, è un processo dell'essere che in qualche modo incomincia a identificarsi. Ora, che succede? Quando si identifica, tutto viene su di sé. La persona pensa a sé, pensa ai suoi soldi, pensa ai suoi possedimenti, pensa alle sue bellezze, pensa al suo corpo, pensa a tutto, immaginiamo tutti i temi dell'egoismo, come procedono. Però se leggiamo in una ottava più profonda, e chiamiamola pure un'ottava inferiore in questo caso, notiamo una cura comunque, una cura di se stessi, cioè una cura anche di quello che uno fa, di cosa uno pensa, immaginiamo anche l'aspetto estetico, tutte le attività fisiche, quanto ci curiamo di noi e anche l'economia, l'avere l'economia per preservare una sicurezza, tutto questo è un curare se stessi, un curare un proprio patrimonio, una propria necessità anche di sopravvivenza, anche di sicurezza per rispondere a diverse cose. Questo è negativo e positivo? No, questo è un processo, non è né negativo né positivo, è un processo che delinea però un livello, quello sì possiamo dirlo. In che senso? Nel senso che è un livello in cui la persona è focalizzata su se stessa. Se la persona avanza in un processo di coscienza, scoprirà lentamente che lui non è solo lui o lei, ma lentamente sente un'appartenenza alla natura, un'appartenenza alla realtà più profonda che soggiace in ogni cosa, e quindi un'appartenenza cosmica, mettiamola già, avanziamo molto, quindi il popolo, l'umanità è dentro di sé, ogni forma di persona, ogni individuo lo sente come parte di se stesso. Allora, proviamo a immaginare per un attimo, facciamo questo viaggio interiore. Immaginiamo che noi ci espandiamo il nostro ego e non rimane più su di noi, ma l'ego diventa l'ego del popolo umano, cioè noi in qualche modo espandiamo l'ego, ma ci sentiamo parte di un popolo, parte di tutti i drammi, di tutte le fazioni di coscienza che ci sono nell'umanità. Se facciamo questo e succede questo nell'evoluzione interiore, perché c'è un senso di appartenenza che deriva da un'apertura delle maglie interne dell'ego che si espande sempre di più, e va in un ego più grande che chiamiamo sé, chiamiamo un'altra questione, come dire io non è più io ma diventa io, cioè un io Dio che in qualche modo si espande a una natura cosmica. Ecco, se per un attimo immaginiamo questo,
l'ottava si fa un'ottava alta, non è più un do basso ma è un do alto. C'è la stessa condizione egoica, il fil rouge della cura di se stessi diventa di cura di tutto. Infatti le persone che arrivano a questo livello di coscienza incominciano a preoccuparsi della terra, a preoccuparsi del mondo, a preoccuparsi del popolo umano, preoccuparsi del vicino di casa, di qualsiasi persona, perché l'ego si è espanso, cioè non è più di così individualizzato, ma diventa indifferenziato, maggiormente indifferenziato. Quando diventa totalmente indifferenziato, vuol dire che è successo un'azione di non ritorno e la persona si dice è illuminata, è un Mahatma, cioè realizza profondamente la natura e in questo senso non torna più in una coscienza parziale. Bene, potremmo parlare della rabbia. La rabbia, una persona rabbiosa che si arrabbia con le cose, che in qualche modo porta la rabbia anche all'esterno, che può essere anche una forma di violenza, di rabbia, è sempre giudicata come una situazione negativa. Però negativa non lo è, parliamo sempre di ottave, cioè la rabbia è uno stato energetico di reazione, di creazione, diremo così, di una tensione che in qualche modo aumenta sempre di più a seconda di tutte le serie di resistenze che si hanno internamente. Però la rabbia ha anche una forza, è anche un'energia, è una propulsione, potremmo dire è un fuoco. Ci sono persone più focose di altre che agiscono attraverso una forma di fuoco. Ci sono persone più intellettuali, ci sono persone più attive nel procedere attraverso un'azione, vedete, non siamo tutti uguali. Quindi la rabbia la giudichiamo cosa di negativo. Il bambino ribelle, rabbioso, però strano che poi tutti questi bambini ribelli e rabbiosi spesso e volentieri sono i rivoluzionari di un domani o persone che hanno creato veramente un cambiamento. Cioè, cos'è successo se ci ragioniamo? Che l'ottava piano piano è diventata più alta, la stessa propulsione di fuoco è stata indirizzata per un motivo sociale, un motivo interiore importante, ma anche un motivo artistico, anche un motivo di cantante. Ci sono tanti cantanti che esprimono una forma di rabbia attraverso la forza della voce, della musica. Quindi qual è il punto? Il punto è indirizzare il fil rouge che diventa da un'ottava inferiore verso un'ottava superiore. È giustificato tutto allora in questo senso? No, non è che è giustificato, nel senso che siamo tutti dentro un processo di evoluzione, di trasformazione, però con questa visione si abbatte il giudizio a questo punto, perché come puoi giudicare un do basso? Un do basso fa parte di un processo perché ti sta conducendo a un do alto. Se non esistessero queste forme, non esisterebbe neanche il processo che porterebbe la coscienza di sedimentarsi, cristallizzarsi in forme sempre più evolute di percezione di realtà di ottave superiori. E potremmo espandere questo in ogni realtà di vizi della vita umana, che si trasformano un po' in virtù. Cioè ogni vizio, ogni realtà che noi viviamo ha l'altra controparte di medaglia che si trasmutata in un'evoluzione di coscienza diventa virtù. Quindi tutto è buono, tutto è giusto, tutto è perfetto in una sua evoluzione, sta a noi a comprendere questa realtà e cosa farne a quel punto, subirne rimanendo incastrato per nelle ere, nelle vite, o invece acquisirne coscienza e lavorare come degli scalpellini per portare fuori l'opera d'arte dorata di una trasmutazione del piombo nostro verso un oro regale. Questo è il nostro processo, ma dobbiamo smetterla di guardare noi stessi e il mondo in modo giudicante, ma vedere un processo di talentuose realtà che aspettano solo di emergere dalla trasmutazione della magma terrestre in qualcosa di molto più elevato. E noi siamo parte di questo, quindi non possiamo esimerci da questo processo. E quindi anche noi dobbiamo smettere di giudicare noi stessi, ma vedere le nostre forze latenti interne che aspettano solo di essere realizzate. Quindi il tema qual è? Il tema è indirizzare in forme sempre più evolute dell'immagine di noi, progressiva, con un indirizzo e focalizzazione chiara, processi di immagini sempre più elevati, per sempre più consapevoli, espandere diverse realtà nostre nelle ottave superiori, come dei musicisti che a un certo punto accordano il loro strumento per portarlo in elevazione. Questo è un processo lungo, questo è un processo che si chiama vita con la V maiuscola, quindi non è un qualcosa che esime dei passaggi così a scatti, cioè fa parte proprio della trasmutazione dell'esistenza, quindi ci sono anime che hanno bisogno di processi molto lunghi su questo, o che sono giovani, anime che sono mature, ma perché hanno passato diversi processi o hanno accelerato internamente questi processi, come
con un atto di volontà, con un atto di continua attenzione su di sé, del presente, di come ci si sente e di come ci si muove, di come ci si pensa, di come ci si agisce. Questo continuamente osservare, trasmutare tutte queste parti interne. Quindi sta a noi, sta a voi il vedere che c'è la possibilità per ogni cosa che vediamo di trasformarla in diamanti, in virtù. E qui è la scelta che si chiama vita. E la vita, se si procede in questo modo, è proprio così che diventa un paradiso, diventa una bellezza, diventa una grazia, perché è tutto questione di ottave. Grazie.